Benvenuti! Nonostante la pausa della scorsa settimana, le notizie sull'AI non hanno smesso di accelerare, quindi è tempo di rimetterci al passo. Oggi vedremo come l'IA sta aiutando non a distruggere, ma a costruire carriere, di cosa sia capace il nuovo cane robot dei carabinieri, come l'IA e gli anziani siano fatti l'uno per l'altro e come i deepfake possano condurre un vero telegiornale. Hi, I'm Ellie Q. Ecco Ellie Q, il primo dispositivo AI sviluppato per mitigare la solitudine degli anziani. Ellie Q è un innovativo dispositivo sviluppato dalla Intuition Robotics, progettato con lo scopo di combattere la crescente solitudine degli anziani. Con l'aspetto inusuale di una piccola lampada da tavolo, Ellie Q presenta una parte illuminata che si muove ed è privo di occhi e bocca, distinguendosi così per il suo design non umanoide. Questa scelta è intenzionale al fine di sottolineare la natura artificiale di Ellie Q e per evitare che gli utenti sviluppino attaccamenti irrealistici. Il dispositivo si rivolge agli anziani offrendo conversazioni personalizzate, intrattenimento e promemoria per la salute. Si adatta alle preferenze degli utenti perché memorizza gli interessi e le conversazioni precedenti per rendere i contenuti di conversazione sempre più adeguati e interessanti su vari argomenti. She's funny. Oltre a fungere da compagno conversazionale, Ellie Q è dotato di uno schermo integrato e permette di impartire promemoria per esercizi fisici, di offrire tour virtuali, monitorare la salute dell'utente e, tramite videochiamate, contattare parenti, amici oppure dottori anche in casi di emergenza. Abbiamo scritto una mail ai produttori per sapere se Ellie Q ti propone tour virtuali dei nuovi cantieri vicino a te. Appena avremo una risposta vi faremo sapere. Ellie Q è apprezzato dai suoi utenti perché può aiutare a mitigare solitudine, isolamento e depressione. È così efficace che alcuni degli utenti che lo utilizzano dicono di dover a volte ricordarsi che il robot non è un essere umano e che talvolta è troppo loquace, caratteristica che si può però attenuare modificando le impostazioni. Attualmente non è chiaro quanti esemplari di Ellie Q siano stati distribuiti in America, tuttavia l'obiettivo dell'azienda è molto ambizioso, mirando a raggiungere oltre 100.000 unità distribuite nell'arco dei prossimi 5 anni. Questa iniziativa potrebbe rappresentare un considerevole passo in avanti nel miglioramento della qualità di vita degli anziani che vivono da soli. E voi conoscete anziani che vivono da soli che potrebbero beneficiare di questo dispositivo? Fatecelo sapere nei commenti. Introducing Ellie Q, the sidekick for healthier, happier aging, helping you keep active, connected, and engaged. Deloitte, uno dei giganti della consulenza mondiale, sta adottando un approccio proattivo che si serve dell'IA per preservare i posti di lavoro piuttosto che eliminarli. La strategia si focalizza sull'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale per valutare la competenza dei dipendenti, allo scopo di trasferire il personale dai settori meno attivi dell'azienda verso ruoli in rapida crescita e più richiesti sul mercato. Questa strategia è una risposta diretta alla constatazione che alcune competenze e impieghi correranno il rischio di essere sostituiti dall'automazione. L'intervento dell'IA in questo senso agevola la transizione dei lavoratori verso settori più promettenti, minimizzando così le necessità di licenziamenti. Questo approccio permette non solo di bilanciare le esigenze attuali dell'azienda, ma anche di orchestrare una crescita più sostenibile e strategica del personale. Deloitte sta attuando questa politica attraverso l'analisi statistica fornita dall'IA. Ridistribuire i talenti interni aiuterà l'azienda a moderare la variabilità delle assunzioni e di fronteggiare proattivamente eventuali condizioni di surplus o deficit di competenze. Deloitte e altre società di servizi professionali simili stanno quindi esplorando le possibilità offerte dall'IA generativa, resa popolare da applicazioni come ChatGPT. Hanno iniziato a sfruttare questa tecnologia per automatizzare compiti ripetitivi e onerosi in termini di tempo, che in passato erano di solito assegnati a collaboratori meno esperti. Attività come la preparazione di documenti per riunioni interne e la raccolta di dati per presentazioni ai clienti sono esempi di compiti che si prestano bene all'automazione. Iscrivetevi al mio Patreon per tutorial e aggiornamenti sulle competenze IA che contano nel mondo del lavoro. Trovate tutti i link in descrizione. Hello and welcome to Channel One. Channel One sta per lanciare un nuovo concept nel mondo dell'informazione. Una trasmissione giornalistica animata dall'intelligenza artificiale che ha già destato un grande interesse nel mondo online.
La startup ha fissato la data di debutto a febbraio 2024 e ha diffuso un video dimostrativo dalla durata di circa 20 minuti sul social X, prima Twitter, che è prontamente diventato virale. La dimostrazione mette in scena una tecnologia che permette di generare il TG in infinite lingue. And I can speak in any language. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μιλάω στα ελληνικά. Mentre alcuni si interrogano sulla possibilità che Channel One sia soltanto uno scherzo per attirare l'attenzione del pubblico, altri ritengono potrebbe segnare l'inizio di un'era caratterizzata da notizie AI fortemente personalizzate. Il video promozionale mostra conduttori virtuali di aspetto realistico che presentano le ultime notizie, prefigurando un obiettivo di produzione che si spinge fino a 500-1000 report al giorno entro il 2024. Channel One intende attingere da fonti di notizie autorevoli come Reuters o AP News per rielaborare e personalizzare l'informazione a seconda delle preferenze degli utenti. Il servizio sarà accessibile sul social X e altre piattaforme di streaming, fornendo notiziari divisi per regione e lingua. La novità più rilevante sta nell'utilizzo dell'IA per generare rappresentazioni visive di eventi per i quali non esistono riprese video. Il desiderio di personalizzazione si traduce nella prospettiva di sviluppare un'app mobile che consenta un'esperienza totalmente su misura, offrendo la libertà di selezione tra temi di interesse e conduttori virtuali. You can hear us. Il pubblico potrà perfino scegliere il tipo di narrazione e il punto di vista delle notizie che meglio rispecchiano le proprie vedute personali. In futuro le celebrità potrebbero addirittura concedere la propria immagine per creare conduttori virtuali. Come vi sentireste se poteste scegliere che il vostro telegiornale sia condotto da Paolo Villaggio, Gerry Scotti o, perché no, Chiara Ferragni? Ciao a tutti. Channel One richiede comunque la presenza e l'attento lavoro di redattori e produttori umani per garantire l'accuratezza e la pertinenza dei contenuti. Se progetti come questi si materializzassero, preferiresti conduttori e le informazioni totalmente personalizzabili o continueresti a guardare il tradizionale telegiornale? Faccelo sapere nei commenti e iscriviti per rimanere sempre aggiornato sugli ultimi progetti AI. I carabinieri arruolano Saetta, il primo cane robot della polizia. Il corpo dei carabinieri ha accolto un nuovo membro non proprio convenzionale, chiamato Saetta, il primo cane robot integrato tra i loro ranghi. Assegnato all'unità degli artificieri di Roma, questo robot è alto circa 50 cm e possiede una capacità notevole di muoversi su terreni difficili e persino di salire le scale. Dotato di una serie di sensori altamente avanzati, tra cui quelli laser e termici, Saetta è specializzato nel mappare ambienti e individuare con precisione esplosivi, sostanze chimiche e materiali radiologici. Questo robot ha un enorme potenziale nell'ambito della gestione e della rimozione degli ordigni, in quanto è capace di maneggiare oggetti pesanti attraverso un sofisticato braccio robotico. Le operazioni sono condotte a distanza con un tablet, che permette agli operatori di controllare Saetta fino a una distanza di 150 metri, assicurando un supporto vitale in situazioni ad alta pericolosità. Nonostante possegga capacità straordinarie, l'obiettivo del cane robot non è di rimpiazzare la polizia, ma di ridurre i rischi associati alle operazioni di sicurezza, sostenendo così il lavoro umano con aggiuntiva precisione. Inoltre il suo impiego è previsto per aumentare le misure di sicurezza di eventi di grande risonanza, come il Giubileo Cattolico del 2025. Attivo prevalentemente nelle missioni di ricognizione e nel disinnesco di ordigni esplosivi, Saetta è dotato di abilità essenziali come l'apertura delle porte e la gestione di oggetti potenzialmente pericolosi. È rilevante sottolineare che il robot non è armato e ogni sua operazione avviene sotto la supervisione di operatori umani altamente specializzati che garantiscono il suo responsabile utilizzo. Nonostante i notevoli benefici, emergono naturali preoccupazioni riguardo l'uso di tecnologie così avanzate. Gli esperti hanno messo in luce la necessità di stabilire protocolli rigorosi che assicurino un uso responsabile di questi robot, chiamati a servire alla sicurezza della popolazione. Saetta non abbaia, ma più che un difetto è una qualità tattica. Se sei affascinato da Saetta e dalle nuove tecnologie, lascia un like e condividi il video per supportare questo notiziario. Se ti piace il notiziario e guardi spesso i nostri contenuti, sostienici diventando parte del 15% degli spettatori di questo canale che hanno premuto il pulsante iscriviti.
Ci aiuta enormemente e più il canale cresce, più contenuti vi possiamo portare. Vi piacciono gli eventi in carne e ossa? iGarden, in qualità di organizzazione no profit, ha pensato proprio a voi. In data domenica 14 gennaio visiteremo insieme la mostra STEP a Milano, ideale per chi desidera approfondire come l'IA influenzerà il futuro del lavoro. Se sentite che questa iniziativa fa per voi, vi invito a scoprire ulteriori dettagli e registrarvi attraverso le piattaforme di Eventbrite, Meetup e Come On. Trovate tutti i link in descrizione. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di crescita e networking. Lasciate un like se avete trovato i contenuti interessanti e stimolanti e seguiteci sui nostri profili social. Alla prossima settimana con altre notizie dal domani. Un grazie speciale ai nostri nuovi supporter su Patreon, Barbara, Erminia e Dario, per il vostro generoso sostegno.